Buongiorno dalla nostra bellissima terrazza. La via si sta animando qua sotto e noi siamo pronti per raggiungere l'esercito di terracotta. Abbiamo fatto colazione, adesso prenderemo un Didi per andare all'esercito di terracotta. Abbiamo l'ingresso dalle 10:30 alle 11:30, ce la siamo presa con calma. Anche oggi la giornata è bella fosa, è nuvoloso. Ieri sera era limpidissimo, ieri dopo cena, però tutto il giorno era stato così. Ci vediamo all'esercito di terracotta allora. A dopo. Siamo arrivati al sito dell'esercito di terracotta, adesso proviamo ad attraversare, il sito è proprio qui davanti. Con il Didi ci abbiamo messo circa un'oretta, ma tanto per il traffico della città. Ci abbiamo messo circa mezz'ora a uscire dalla città, poi è tutta autostrada, quindi abbastanza veloce. È costato circa 100 yuan, quindi accettabile, insomma, sono 40 km e in tre. Brivido anche dell'avventura. Sì, vabbè. L'orario che abbiamo scelto forse non è dei più consoni, sì, perché di gente ce n'è veramente un monte e ho paura che per vedere qualcosa bisognerà fare a spintoni. Va bene, vedremo cosa si riesce a fare. Si tirerà qualche gomitata. Ci dirigiamo al ticket office, anche se abbiamo già fatto la prenotazione, per vedere se dobbiamo stampare il biglietto fisico. Ma io penso che al ticket office si prenda l'audioguida. Noi andiamo a piedi? Ok, allora avviamoci verso... Cosa vuoi ci sia? Come sempre c'è un bellissimo parco davanti, prima di arrivare ai capannoni. È bello come in ogni sito insomma, che è visitabile ci sia un parco tenuto tra l'altro magnificamente, pulitissimo, e tutti i fiori, alberato con l'ombra, bello. Cioè, questa cosa mi piace tantissimo perché comunque te ti fai anche una bella passeggiata nel parco. Siamo quasi arrivati al primo padiglione dove ci sono i soldati dell'esercito di terracotta, dove c'è la parte principale, insomma, dell'esercito di terracotta. Adesso ci apprestiamo ad entrare. A few minutes later. Allora, questo sito nasce in realtà come mausoleo del primo imperatore della Cina, della dinastia Qing, e l'esercito di terracotta era praticamente l'esercito personale che doveva accompagnare l'imperatore nell'aldilà. Il sito è diviso, diciamo tutto il sito è diviso in tre macro aree. La prima è la parte dedicata all'esercito vero e proprio che doveva proteggere l'imperatore nell'aldilà. La seconda è dedicata, diciamo, alla cavalleria, ai nobili dell'esercito, mentre il terzo padiglione
è dedicato, diciamo, al comando dell'esercito, agli ufficiali e a tutto quello che è diciamo, la scorta dell'esercito, tutti viveri e quant'altro. Allora, prima di entrare, diciamo qualcosa su questo esercito di soldati di terracotta. È risaputo ormai che tutti i soldati sono uno diverso dall'altro. Lo stile di realizzazione di queste statue non è proprio dell'arte cinese di quell'epoca, ma piuttosto si rifanno al metodo di realizzazione che avevano gli antichi greci, tant'è che sembra che in realtà a realizzare tutte queste statue siano stati chiamati degli artisti greci. Siamo arrivati, si può vedere dalla folla, al di sotto troviamo la prima camera dell'esercito. Non è facilissimo fare delle riprese stabili perché la gente spinge. Se vediamo nel dettaglio tutte le facce, tutti gli ornamenti, come sono sistemati i capelli sono diversi per ogni soldato, proprio a rappresentare un reale esercito. Fra le varie cose c'è anche da dire che tutte le statue in origine erano colorate. Ovviamente una volta a contatto con l'aria e la luce, una volta tirate fuori dalla terra, il pigmento è svanito e adesso stanno cercando delle nuove tecniche per poter mantenere il pigmento anche una volta fuori dal terreno. E vediamo infatti che le facce hanno un colore rosato, proprio a dimostrare che tutte le statue fossero in origine colorate. Consideriamo che tutti questi scavi sono nati da una semplice ricerca per un pozzo d'acqua, da un contadino della zona che appunto in un periodo di siccità provava a trovare dell'acqua facendo un pozzo e si imbatté in una delle statue che vediamo qui. Il sito iniziale si è esteso e si pensa che ancora però non sia stato portato alla luce tutto l'esercito, quindi tutto il mausoleo. Il mausoleo vero e proprio, la tomba, si trova in una collina poco sopra qua, però non è mai stata aperta per paura di maledizioni e dell'inquinamento da mercurio, perché l'imperatore, ossessionato dall'immortalità, cercava l'elisir di lunga vita ingerendo mercurio, appunto, e si pensa che sia stato proprio questo a portarlo alla morte. Fatto sta che comunque al contadino che ha fatto questo ritrovamento sono stati dati come ricompensa solo pochi spiccioli, mentre invece l'archeologo che all'inizio ha seguito gli scavi è diventato famosissimo, ha scritto molti libri e quindi ha avuto più gloria del contadino che in realtà ha fatto la scoperta. Allora, abbiamo terminato la visita al padiglione 1 e ci dirigiamo verso il padiglione 2. Allora, questo è il sito numero 3, dove si ritiene che ci sia il comando generale dell'esercito e la corte. Le statue sono, a parte quelle, brutto dirlo, decapitate, però il resto è tenuto molto 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 bene. C'è da dire
che agli scavi di questo esercito di terracotta hanno partecipato moltissimi archeologi italiani, perché la scuola italiana di archeologia è una delle più importanti nel mondo per queste cose. In questo sito preso d'assalto dalla folla troviamo, credo, la statua più conosciuta di tutto l'esercito di terracotta, che è l'arciere inginocchiato, che è visibile a tutti da vicino in questa teca di vetro. Nell'ultimo padiglione c'è stata un po' di ressa e purtroppo, come passare dall'onda, uguale, a gomitate. Comunque ce l'abbiamo fatta, insomma. Saranno dei video un po' tremolanti, però d'altra parte non si poteva fare diversamente. Una parte interessante di tutto il sito è la parte museale, dove si può apprezzare alcuni dettagli che altrimenti uno non riuscirebbe a comprendere bene. Spiegano come venivano realizzate le statue e sono in mostra anche vari oggetti ritrovati oltre alle statue, oggetti quasi di uso comune come dei piccoli Buddha, aironi in bronzo, anatre e cigni. Qui al museo troviamo anche le statue originali dell'arciere e del generale, dove possiamo vedere anche resti pigmentati dei colori originali, e sono molto più dettagliate di quanto non abbiamo visto nel padiglione 2 in esposizione, dove c'era tutta la folla, ma in realtà qua vediamo il dettaglio dei capelli, è veramente una cosa impressionante per come sono realistici. Se volete un fatto, io ve lo darò. Abbiamo concluso la visita all'esercito di terracotta. Adesso troviamo qualcosa da bere e da mangiare e poi torniamo verso Xi'an. A più tardi. A few hours later. Ritornati in città, ci dirigiamo velocemente verso la grande pagoda, per non ripetere l'errore del giorno precedente quando volevamo visitare la piccola pagoda e l'abbiamo trovata ormai già chiusa. La grande pagoda dell'Oca Selvatica deve il suo nome ad una leggenda che vuole che il Buddha, sotto forma di oca, qui precipitò mentre era in volo con il suo stormo. Fu eretta nel 652 d.C. per ospitare i sutra che il famoso monaco buddista Xuanzang, autore del celebre romanzo Viaggio in Occidente, importò dal suo pellegrinaggio in India. Alla pagoda originale, tra il 701 e il 704, vennero aggiunti 5 piani, fino a raggiungere i 7 livelli che vediamo ancora oggi.
Gravissimi danni dai terremoti avvenuti nella seconda metà del 1500, poi riparati. Attualmente, completamente restaurata, la pagoda è alta circa 60 metri. Alcuni dei testi sacri originali sono ancora custoditi al suo interno e visibili al pubblico. Più dietro alla grande pagoda troviamo il bellissimo tempio Tsuhen, costruito addirittura qualche anno prima della grande pagoda. Al suo interno troviamo le antiche torri della campana e del tamburo e ancora oggi ospita il centro di traduzione della scuola buddista Weishi. Conclusa la visita al tempio Tsuhen, dove si trova la grande pagoda dell'oca selvaggia, adesso ci dirigiamo verso il centro città, cerchiamo qualche cosa da bere perché il caldo si fa sentire e poi vediamo cosa facciamo questa sera. Penso un altro giro per i mercatini o la zona musulmana, adesso vediamo. Il tempio è piaciuto tanto, è un po' diverso dagli altri templi che abbiamo visto in Cina in questi giorni, ma anche in questi anni. È proprio uno stile totalmente diverso, però molto 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 bello. Giardini curati, una pace assoluta, domina il bianco e il rosso, sembra quasi di essere in un tempio giapponese. E niente, adesso raggiungo Anna Maria e Dimitri e andiamo a prendersi qualcosa da bere, un bel succo di melograno magari. A più tardi, ciao! Ci siamo riposati un pochino, abbiamo bevuto, ho preso un bel succo di melograno, ho reintegrato sali minerali e adesso siamo al Grand Tang Dynasty Everbright City. È un parco, vabbè, niente di particolare, sembra più un Luna Park, però vabbè, fai una passeggiata in attesa di andare allo street food nel quartiere musulmano e mangiare qualcosa per cena. Ci sono un sacco di spettacoli. Sì, allora diciamo che questa via è proprio un grande Luna Park, un parco a tema. Ogni tanto qualche statua, qualche spettacolo, va bene per fare una passeggiata prima di cena, dai. Sì, Xi'an è praticamente, almeno per quanto abbiamo visto noi, un parco a tema esercito di terracotta, quindi tutto riporta all'esercito di terracotta, ai guerrieri, a queste cose qua. Comunque vabbè, bellina, vabbè, bellina Xi'an, dai.
来一个薄荷的，有大点，这个薄荷的，薄荷的，是薄荷吗？啊，no， 好哥。 Siamo arrivati nel quartiere musulmano e adesso cerchiamo qualcosa da mangiare. C'è un sacco di bancarelline. Abbiamo già addentato un pezzo di panino che ha comprato Dimitri, un panino con l'uvetta, troppo secchino per i miei gusti, però buono. C'è le focacce di Gran Turco. Hello， Hello. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. Questa via è pazzesca, c'è un sacco di cose da mangiare. C'è l'omini che fanno da mangiare per strada. Guarda come sono quelli. Belli. Sozzi. Sozzi. Sozzissimi. Belle. La sugna come ci piace a noi. Non so catering, sì. Questi sono gli gnocchi che cercava mamma. Like a song on a spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You Vuoi un po' di frutta? Un po' di frutta. Minchia pizzica. Io ho detto no, piccante. Finito di mangiare, una cosa piccantissima, buona. E poi metto qui sotto il nome e adesso andiamo a cercare qualcosa da bere, qualcosa da bere tipo uno yogurt per levarmi il piccante e un cestino per buttare via i resti della cena. Non potevamo resistere all'ambulante che vendeva il tè, più per le confezioni, stupende, che per la sua qualità, probabilmente nemmeno troppo eccezionale. Dimitri inizia una contrattazione feroce e alla fine la spunta. 这个是7两在配哎，我搭，知道他要小的，没有，没有他那个鸡手的也是这样。我知道，我喝这个。我看你 Se- 那我买这个3升。 No, ma se io prendo quello e te prendi quello ti fa lo sconto? 这个盒子来， questo，这两个我都买， Certo è bianco, lo chiedi. 这两个我都买，所以100块钱。 100块钱，好。 thin. So Frastornati da tutto il cibo e dal caotico traffico del quartiere, torniamo in albergo e concludiamo il nostro secondo giorno a Xi'an e questo episodio della serie. yeah, tired of the maybe. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like e un commento. Se volete seguirci anche nel nostro ultimo giorno a Xi'an e i prossimi a Pechino, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. Alla prossima!